Ciao amici, ciao amiche, finalmente si parla di fisica e vai! Allora, vi faccio vedere una cosa interessante. Non vi spaventate con le formule, io vi parlo dei concetti, però c'è una tabellina, uno specchietto anche per dare un po' l'idea. Dunque, ecco, qui ci sono le quattro forze fondamentali della natura. Qui cominciano dall'interazione forte, che è una forza molto grande, molto intensa, che avviene nel nucleo dell'atomo e questa forza, la particella mediatrice, il mediatore, viene chiamato gluone. Poi c'è la forza elettromagnetica, no? Stiamo parlando sempre delle quattro forze fondamentali e qui la definisco interazione, il nome diciamo più tecnico. E la particella di mediazione, cioè che comunica la forza, no? Che scambia la forza a una particella di scambio, è il fotone. E poi si parla di interazione debole, che sarebbe la forza nucleare debole. E chi trasmette questa forza sono i bosoni. Ecco, io vi faccio vedere questa cosa perché le forze fondamentali della natura sono quattro, e praticamente nucleare forte, nucleare debole, elettromagnetica e gravitazionale. Qui le hanno sistemate per ordine di forza, la più forte di tutte è interazione forte, poi c'è interazione elettromagnetica, poi interazione debole e la particella di scambio, in questo caso sono i bosoni WZ, e poi c'è l'interazione gravitazionale che sarebbe la forza di gravità e qui si suppone l'esistenza del gravitone. Si suppone, attenzione, si suppone, perché le prime tre particelle mediatrici le hanno trovate, ma il gravitone non è mai stato trovato, mai, mai e poi mai. Dice, ma come mai sta cosa? È strano, è semplice, il gravitone non esiste. Io vi ho spiegato che la forza di gravità non dipende dal gravitone. Il gravitone è una particella teorica che l'hanno creata sti matematici, dice ma allora bisognerebbe fare così, cos'ha, capito? E si sono inventati sto gravitone per giustificare quello che succede. Inventiamoci il gravitone, perché dici le altre forze hanno le particelle di scambio, la forza di gravità pure ce la dovrebbe avere, non sapendo che la forza di gravità in realtà è una forza molto più fondamentale di queste qua. E poi capirete perché. Comunque, la mia teoria differisce dalla teoria ampiamente divulgata perché nella mia teoria il gravitone proprio non esiste. Esistono diciamo, chiamiamoli così provvisoriamente, poi gli diamo un nome migliore. Nella mia teoria esistono i venti gravitazionali che vanno tutti verso il centro, nel nostro caso della Terra. Però se prendi un altro pianeta vanno tutti verso il centro, da tutte le direzioni vanno al centro del pianeta. Stessa cosa per il Sole o per le stelle. I venti gravitazionali vengono tutti dall'esterno, tutti verso il centro della stella. Poi ovviamente ci sono i buchi neri che non emettono luce ma hanno una massa anche molto maggiore delle stelle normali, diciamo quello che c'è dentro pesa tantissimo e praticamente questo vento arriva da tutte le parti verso il centro, sempre anche del buco nero. Sto facendo questo chiarimento perché gli scienziati non hanno mai chiarito bene che cosa fosse la forza di gravità, né Newton e neanche Einstein stesso. Einstein però aveva detto una cosa molto interessante, aveva detto che la forza di gravità produce una situazione di curvatura spazio-tempo, la famosa curvatura spazio-temporale. Ecco, aspettate un attimo, spengo il ventilatore perché se no c'è il rischio che non si sente bene quello che dico, invece è importante. Allora, vi faccio vedere che cos'è la curvatura spazio-tempo. C'è stato un esempio molto bello dove praticamente lui
ha mandato un osservatorio, un'equipe di studio a osservare delle eclissi solari. Perché? Perché lui sosteneva che la forza di gravità funziona come da lente gravitazionale, nel senso che fa fare la curva anche ai raggi di luce. Tu dici un raggio di luce dovrebbe passare dritto, no? Sì, dovrebbe passare dritto. Però che cosa succede? Succede che quando c'è l'eclisse di luna, no? Tu vedi la luna stava qua davanti, dietro c'era il sole. Perché era importante? Era importante perché ti faceva vedere come la forza di gravità curva lo spazio. Così diceva la teoria di Einstein. Perché praticamente in presenza di un corpo molto forte di gravità, il fotone fa una curvetta, no? Allora, senza il corpo con una grande massa di gravità, il fotone passa dritto. Quando c'è un corpo che ha una forte gravità, il fotone curva. Allora che cosa succedeva? Nella foto riuscivi a vedere delle stelle in una posizione spostata, perché la luna rendeva il cielo buio, tu facevi la foto e vedevi le stelle spostate. E lui diceva, vedete, questo dimostra Einstein, questo dimostra la mia teoria della curvatura prodotta dalla forza di gravità, che anche i raggi di luce curvano. Un po' come se fosse una lente, chiamata infatti lente gravitazionale. Attraverso una lente tu vedi gli oggetti spostati, no? E questa è stata la conferma della teoria della relatività di Einstein. È stato un episodio molto bello, il primo esperimento è fallito per condizioni meteorologiche, eccetera, anche non solo perché c'era la guerra, un macello. Il secondo pure, insomma, è stato problematico, però alla fine ci sono riusciti. E così hanno confermato la teoria. Però in realtà quello che intendeva Einstein è che tu, facendo i calcoli matematici, usi una matematica, una geometria delle ellissi, ossia che tutto funziona come se veramente lo spazio e il tempo si curvassero. Però non si curvano veramente lo spazio e il tempo, è come se si curvasse, perché per effetto matematico i conti tornano. Dice, vabbè, ma allora che cosa succede veramente? Allora, in base alla teoria che tutti credono, lo spazio e il tempo si curvano. In base a quello che dico io, lo spazio e il tempo non si curvano. E vi spiego pure perché. Non si curvano. Poi fai i calcoli con la curvatura spazio-tempo perché ti viene come se fosse curvo. Ma in realtà non è che si curvano. Vi ricordate l'esempio dell'uccellino che c'ha il vento contrario, no? Allora se andava a 30 all'ora, col vento contrario già non ci va più a 30 all'ora, a 10. Se poi il vento è forte forte torna indietro. Ma anche lateralmente funziona la stessa cosa. Scusate, il fotone passa così, giusto? Se qua c'è sta il sole, no? È come se il sole succhiasse lo spazio, è come se lo succhiasse, ma in realtà non è che lo succhia, poi vi spiego che cosa fa. Allora, ecco qua, che quando non c'è niente va dritto, quando c'è il sole o un altro corpo molto forte, fa così, si curva. Quando passa si curva, fa una traiettoria curva, come quando? Come quando vola l'uccelletto, no? Allora che succede? Io soffio, allora l'uccelletto fa così, si sposta di qua e può continuare il percorso su. Cioè, capito? Il vento gravitazionale fa lo spostamento lì, che è stato interpretato come curvatura dello spazio per effetto gravitazionale. Ma in realtà è il vento gravitazionale che fa curvare il fotone, capito? Se poi fosse forte forte forte, il fotone curverebbe così e se lo succhierebbe il corpo gravitazionale, capito? Se lo succhierebbe proprio. Ma come il sole è forte, ma non è fortissimo, quando passa il fotone lo piega un po' nella sua traiettoria, e lì la dimostrazione della teoria dell'efficacia, perlomeno matematica,
e la conferma della teoria di Einstein, perlomeno da un punto di vista matematico di curvatura spazio-tempo, mentre in realtà il gravitone non esiste e in realtà non si curva lo spazio-tempo, ma si curva la traiettoria dovutamente ai venti gravitazionali. Poi vi spiegherò tutto meglio. Quando avete dei dubbi, fate le domande sotto, spiegate. Può sembrare una materia ostica, ma quando cominciate a capire la meccanica, come funziona, è facile e divertente. Ok?